Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo alla sesta domenica del tempo ordinario. In questa seconda omelia, dopo aver ieri sera molto approfondito questa pagina straordinaria del Santo Vangelo, che vi invito calorosamente a riprendere e meditare a casa vostra, facendo un oggetto di attenta riflessione, io però oggi vorrei, andare un po' alla radice di ciò che c'è dietro queste straordinarie parole di Gesù del Vangelo. Oggi comincia, con questo Vangelo ad entrare, nel merito il grande discorso della montagna, che sono i capitoli 5, 6 e 7 di San Matteo, dove Gesù promulga, così la chiamano gli studiosi, la magna carta del regno di Dio. Quindi chi vuole essere suo discepolo, questo ve lo dico per tutti, deve prendere i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo e meditarli con estrema attenzione, perché lì c'è tutta la sapienza del regno di Dio. Vedrete poi domenica prossima che bel Vangelo che c'è, che è il capovolgimento totale della logica umana, proprio da così a così. Io prima di introdurre il discorso sulla sapienza, la seconda lettura, San Paolo dice queste parole, la introduce così, no? Parliamo di una sapienza che non è di questo mondo. Io cercherò adesso proprio di mostrarvi il contrasto tra la sapienza di questo mondo e la sapienza del cielo, né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla. Parliamo della sapienza di Dio, che è nel mistero, quindi non è immediatamente accessibile, non è conosciuta dall'uomo della strada, né dall'uomo comune, o con il semplice buonsenso, ed infatti è rimasta nascosta. Nessuno dei dominatori di questo mondo, compresi i nostri politici, di cui forse parleremo un po', l'ha conosciuta. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero messo in croce allora o oggi il Signore della gloria, che è Gesù. Questo c'è detto San Paolo nella seconda lettura. Però attenzione, queste cose sono cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono nel cuore dell'uomo, ma noi che siamo battezzati e abbiamo ricevuto in dono lo Spirito Santo dovremmo conoscerle, perché San Paolo conclude dicendo: a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito che ci è stato dato in dono, e per cui noi dovremmo essere maestri non di sapienza umana, ma di sapienza divina. Ecco, la pagina del Vangelo è già un estratto, la pagina di oggi. Che cos'è la sapienza di Dio? E che cos'è anzitutto la sapienza? Che mi ascoltino anche i ragazzotti che vanno a scuola. C'è una differenza molto grande tra la scienza e la sapienza. La scienza è la conoscenza delle cose umane, conoscenza anche molto approfondita, conoscenza anche molto utile. L'edificio dove ci troviamo c'è perché l'ingegneria studia la fisica e la matematica e sa come far stare in piedi una casa, altrimenti non ci sarebbe. Quindi questo è indubbiamente importante, d'accordo? La conoscenza delle cose umane. La sapienza divina è la conoscenza di Dio delle cose, quindi indaga in profondità e giunge a comprendere i perché di tutte le cose. Vi faccio un esempio. Se tu hai la sapienza divina, quando uno ti chiede: senti figlio mio, ma tu al mondo che ci stai a fare? Voi sapete rispondere a questa domanda? Ma non semplicemente dando una risposta, imparaticcia, d'accordo? Magari qualcuno è stato a catechismo qualche tempo fa e si ricorda il motivo per cui Dio ci ha creato. Quelli di oggi non lo sanno quasi più. Ma tu ci credi veramente? Cioè, se uno ti dice: tu che ci stai a fare al mondo? Ma secondo te dopo la morte c'è qualcosa? Ligabue in una canzone recente, dato che va molto di moda, dice: io non lo so che cosa viene dopo, d'accordo? Perché non c'è stato mai nessuno. Cosa viene dopo la morte non è oggetto di conoscenza umana, perché non è vero che non c'è stato proprio nessuno, perché qualcuno si è fatto una passeggiata, però chiaramente non lo può dimostrare, d'accordo? Quindi le cose che sono oggetto di scienza umana tu le devi in qualche modo dimostrare. Non basta dire: guarda che io sono andato nell'aldilà e sono tornato, come è successo a Gloria Polo, dico: guarda che le cose stanno così, così e così e così. Devi comunque fare un atto di fede. Ma tu sai rispondere alla domanda: che cosa viene dopo? Se uno dice: ma tu perché vivi? La domanda che si fa: ma tu che campi a fare?
Sai rispondere a questa domanda? La sapienza divina è la risposta a queste domande. Se uno ti dice, senti un po', ascoltami, tu sicuramente nella tua vita c'hai una scala di valori, c'hai un sistema di cose a cui fanno riferimento, ti sei messo mai davanti allo specchio a dire, ma le cose importanti per te, quali sono? Quali sono le cose che sono veramente buone e quindi da coltivare e da seguire? E quali sono le cose che invece sono cattive e quindi da fuggire e da evitare? Queste sono le domande chiave a cui risponde la sapienza divina, se noi ci crediamo. Allora, vi devo fare per forza un po' di esempi di attualità, perché l'ho detto anche ai ragazzi, per farvi capire, no? Perché questa settimana è stata la settimana, io la chiamo ironicamente, delle belle notizie sul fronte, diciamo così, della vita pubblica, sociale e politica. Non so se voi sapete che sono già online i libri di testi obbligatori che gli insegnanti della scuola secondaria, quindi di primo e di secondo grado, media e superiore, dall'anno prossimo dovranno obbligatoriamente studiare per poi girarli ai nostri figli. Lo sapete di cosa parlano questi libri? Di studio obbligatorio, quindi prima ancora che entrino in vigore ulteriori leggi. Lo sapete? Vi siete informati? Non state su Facebook, oppure non vi arrivano i post che mi arrivano a me, non avete pochi amici. Allora, io ce l'ho, chi è interessato, basta che me lo dice, perché mi hanno mandato un post, io ho il PDF già pronto e gli ho già dato un'occhiata. Allora, il libro di studio obbligatorio è questo. Si insegnerà ai nostri ragazzi, d'accordo, che non si può parlare di normalità o naturalità per quello che riguarda i rapporti interpersonali, d'accordo? Mi state seguendo? Cioè, non ci sono nell'essere, nella vita terrena, un maschio e una femmina, ma nella vita terrena ci sono 5 categorie di persone che si trovano esattamente sullo stesso e identico livello, senza nessuna differenza l'una dall'altra, d'accordo? E guai se anche nel linguaggio tu ti azzardi a porre alcun tipo di differenza. È la cosiddetta teoria del gender, in sigla è GL, mi guardate con sta faccia così, Ragazzi, dove campiamo? Qui ci stanno massacrando. GLBT. Ma avete mai sentito di parlare di questo acronimo? Quando mercoledì ho parlato ai ragazzi del catechismo, che hanno 13-14 anni. Non sono tanti esperti, sono un po'... Allora, GLBT, l'avete mai sentito questo acronimo? Quando io ho detto acronimo, guarda, mi dice, oddio, che è un acronimo? Acronimo vuol dire che ciascuna di queste consonanti è l'iniziale di un nome, no? Quindi, allora, G vuol dire gay, L vuol dire lesbian, lo dico in sigla, ecco, B vuol dire bisex e T vuol dire transsex. Allora, ci sono 5 generi umani. Ragazzi, con libri di testo che in alcune zone d'Europa hanno già immagini altamente esplicite, d'accordo? Adesso mi giungono che anche a Sanremo ci saranno delle cose abbastanza discutibili, sbattute in faccia in prima serata alle famiglie. Allora, facciamo così, evitiamo ogni giudizio morale. Io vi dico, cioè, è conforme alla sapienza, ma non soltanto divina, umana, accettare un tipo di discorso di questo genere. State attenti che dietro una presentazione di questo genere, perché Satanasso è furbo, non è mica, ci sono sempre tante buone motivazioni, d'accordo? E tante, come dire, principi ispiratori positivi, no? Allora, il principio è questo qui: se una persona ha delle pulsioni particolari, si sente diverso dagli altri, cosa è bene e cosa è male? Lasciarlo libero di esprimersi senza che nessuno lo ostacoli e senza che nessuno lo faccia sentire diverso, oppure no? State attenti, perché noi facciamo presto a dire, perché non ci sarebbero tra i sostenitori di queste cose anche gente, e ve lo dico io perché lo so, e anche tra i politici, che è cattolica praticante.
qui dietro, non faccio il nome, c'è una persona tra i ministranti grandicella che mi ha detto che quando si è fatta questa discussione in classe era l'unica persona a manifestare delle riserve su queste, il resto erano tutti d'accordo, professori e alunni, perché apparentemente sembra una cosa buona, no? Perché dice scusa, ma questo poverino che colpa c'ha? Già si sente male, già si sente mezzo disadattato, lascialo perdere, tanto che male fa al prossimo, non fa nessuna forma di male, vuole esprimersi in questo modo, si sente in questo modo, non fa male a nessuno, lascialo perdere. Apparentemente può sembrare anche un discorso ispirato dalla carità cristiana o dal senso di rispetto delle persone. Dobbiamo prima pensarci a queste cose. Allora è ovvio che qui ci sta un inganno, che c'è un tranello. Qual è il tranello? Il tranello è una cosa molto semplice, io questo ho detto ai ragazzi, perché ai ragazzi più grandi, quando parlo di queste cose, a differenza di quello che magari qualcuno potrebbe pensare, io non faccio un elenco freddo, lo so fare benissimo, ci metto 30 secondi, puntuale e dettagliato, dei peccati contro il sesto comandamento, che comunque li devono conoscere e gli devono fuggire, ma io gli presento cosa Dio ha rivelato sul mistero dell'amore umano tra l'uomo e la donna, che nella rivelazione c'è, e da cui tutto ciò che ruota intorno al sesto comandamento trae senso, significato e legittimazione. Per cui tu non è che non commetti atti impuri, attento bene, perché la Chiesa ha una legge retrograda, repressiva e anacronistica, e ancora rompe le scatole nonostante la rivoluzione sessuale e che il mondo è cambiato. Ma tu quelle cose non le fai perché capisci che sono contrarie alla dignità dell'essere umano, alla sua vocazione, alla sua essenza profonda. Per cui anche se noi sentiamo delle pulsioni, sentiamo delle tentazioni, non le assecondiamo o almeno ci proviamo, ma perché abbiamo una sapienza divina. Io capisco qual è il senso anche della sessualità nella vita umana, nella relazione, nella vita di coppia, e conseguentemente tutto ciò che va fuori da questo è male, e che è male non me lo toglie dalla testa nessuno, capite? Non me lo toglie dalla testa nessuno. Quindi quando qualcosa contraddice la sapienza che Dio mi ha rivelato e che io dovrei conoscere, perché io vorrei sapere quanti di voi, anche che sono sposati, masticano queste cose. Sapete che l'ignoranza di queste cose è un problema grosso, perché voi dovete santificarvi nel matrimonio, e santificarmi nel matrimonio vuol dire viverle queste cose. Io so un prete, quindi non le vivo, ma voi sì, o quelli che hanno la vocazione al matrimonio, che sono giovanotti e che stanno discernendo se questa è la vocazione, che stanno in attesa che il Signore gli faccia conoscere il principe azzurro o la principessa rosa, sperando che presto avvenga. Queste cose dovete saperle, perché altrimenti veniamo immediatamente condotti fuori strada, attenzione, anche attraverso dei sofismi o delle apparenze di bontà o di vero. Per questo che io vi dico sempre, ho sempre detto, qualcuno dice che io parlo troppo del diavolo, ma insomma, oggi ne parlo un po' troppo poco, quindi compensiamo un po', ma a me il diavolo non fa paura quando si traveste da vesti che fanno vedere anche nei film dell'orrore, a me quello non fa paura per niente, perché quando tu il diavolo lo vedi così, te prendi e scappi e te la fai a gambe. Il diavolo è diavolo quando mette dentro la capoccia della gente queste false idee contrarie alla sapienza divina, paradossalmente motivate da ragioni che nella stessa legge di Dio dovrebbero il fondamento, perché la carità è il rispetto della persona. Queste sono le opere sataniche in senso stretto, da cui dobbiamo stare attenti. Quindi contro queste cose, quando io dico no, io ho fatto un post 2 giorni fa su Facebook, chi è mio amico lo vada a vedere, non licet, perché io sono preoccupato degli sviluppi che ci stanno, preoccupato umanamente parlando, soprannaturalmente parlando ringrazio Dio, benedico il Signore che tanto tutti questi signori presto o tardi saranno messi a tacere da uomini e Dio, quindi non mi turba assolutamente, però essendo comunque figlio del nostro tempo vedo delle prospettive insomma balorde che si presentano anche in Italia. Comunque questi libri già sono stati dati nelle mani dei nostri insegnanti, perché c'è un'operazione profonda sotto silenzio nostro però, perché in Francia hanno fatto un po' di rumore. Qui c'è qualcuno che ha partecipato qualche giorno fa a un'analoga manifestazione in Italia
In Italia stanno 4 gatti, 4 gatti. Cioè, sembra, e se voi andate a fare i sondaggi in giro, se tu dici alla gente, ma tu sei d'accordo? Ah sì, ma perché no? Ma come no? Io ho detto tante volte, quando ci sono state le sfilate, perdonatemi se tratto di queste cose, però questa io ritengo sia la messa più adatta per farlo, anche perché oggi la liturgia ci aiuta. Quando ci sono state sfilate di un certo tipo, cercate di capirmi perché non vorrei essere troppo esplicito, a me non preoccupa tanto che dei poveri fratelli e sorelle facciano queste cose, che Dio abbia misericordia e li perdoni. Sapete a me cosa preoccupa? Perché questo si vede nei video, vederci le famigliole vicino che sfilano con loro dicendo noi siamo solidali con loro, poverini, perché loro, noi siamo una famiglia come detta, oggi la chiama etero, però loro hanno tutti quanti i diritti e noi siamo al loro fianco in questa battaglia perché loro divengano come noi. Lo capite? Cioè, chi va a fare questa cosa è assolutamente convinto che sta facendo una cosa buona, questo è il problema, ma quella cosa non può essere buona, perché? Perché è contraria a quello che Dio ha rivelato. State attenti che noi siamo ancora tutti sotto l'influsso nefasto, e chiudo, a scuola voi la studiate, della rivoluzione francese. Cosa ha detto la rivoluzione francese? Ha detto, se tu segui Dio, la Chiesa e i preti, sarai un infelice perpetuo. Quindi noi dobbiamo liberare l'umanità da questo incubo del cristianesimo. Questo l'ha detto in 2 parole, Infatti dopo abbiamo visto che è successo con Robespierre and Company. Chi su questo non era d'accordo, ghigliottina. D'accordo? Allora, questo processo è tuttora in atto. Allora, certamente noi non possiamo combattere con mezzi disordinati, mettendoci a fare le rivoluzioni o prendendo le armi o cose di questo genere, però dobbiamo essere al tempo stesso noi stessi determinati. Io vorrei tanto essere Dio in questo momento, lui mi perdonerà, per vedere quello che vi frulla per la capuccetta, quello che vi frulla nel vostro cuore avendo sentito queste cose. Cioè, se state pensando, ma questo è proprio scemo, cioè, oppure questo è un integralista, oppure se state pensando, forse bisogna un attimo resettare qualcosa e comprendere un attimo bene le grandi coordinate su cui si staglia la nostra vita cristiana. Capite? Perché il male è male, non lo decido io, il male noi lo possiamo riconoscere come tale. Quindi se tu fai il male, devi essere fermamente convinto che dal male non può mai e in nessun modo venire nulla di buono. Quindi quello non si fa. Capito? I santi sono morti, martiri, tanti per questo, perché erano assolutamente convinti di questo, piuttosto che fare volontariamente o appoggiare con le idee, con i discorsi o con i voti, anche quando si va a esprimere il nostro consenso, cose che sono cattive, io mi faccio ammazzare. Questa è la sapienza divina. È chiaro che il buonsenso non la conosce, ma noi su questo dovremmo essere ben formati e maestri dei nostri contemporanei. Chiediamo a Maria Santissima, che è la sede della sapienza, che ci aiuti ad aprire un pochino gli occhi e il cuore e soprattutto a aprirci al Padre Eterno, e se ci vediamo mancanti nella sapienza divina basta semplicemente investire tempo, risorse ed energie nella propria formazione. Siano lodati Gesù e Maria.